Lezione 1. Accogliere l'ospite. Ehi Anna, ho sentito che abbiamo un nuovo ospite. Non è eccitante? Ciao John. Sì, sono così felice di averli. Non vedo l'ora di farli visitare e farli sentire come a casa. Anch'io. Scommetto che adoreranno l'accogliente camera per gli ospiti che abbiamo allestito. Assolutamente. Abbiamo davvero pensato molto a renderlo comodo e invitante. Sono sicuro che apprezzeranno tutti i piccoli tocchi. Hai lasciato un biglietto di benvenuto per loro? Certo. Volevo che sapessero quanto siamo entusiasti di averli. Ottima idea. Sono sicuro che li farà sentire a proprio agio. Sicuramente. Spero solo che si godano il soggiorno e si divertano moltissimo. Sono sicuro che lo faranno. Sarà una visita fantastica. Lezione 2. Cuocere il pane. Buongiorno Anna, ho sentito un odore delizioso provenire dalla cucina. Stavi cucinando? Buongiorno. Sì, ho passato la mattinata a cuocere una pagnotta fresca. È così gratificante, non credi? Assolutamente. Non c'è niente come l'odore del pane fatto in casa. Sono d'accordo. Il processo di impastare la pasta e guardarla lievitare è così soddisfacente. Scommetto che sarà l'accompagnamento perfetto per il nostro pranzo di oggi. Non vedo l'ora di provarlo. La cottura al forno è un modo meraviglioso di trascorrere una giornata. Sono sicuro che i risultati saranno fantastici. Hai davvero un talento per farlo. Grazie. È diventato uno dei miei hobby preferiti. Bene, sono grato di essere il beneficiario delle tue abilità culinarie. Lezione 3. Pianificare un viaggio. Ehi Anna, hai già iniziato a pianificare le tue vacanze estive? Non ancora, ma sono davvero ansioso di iniziare a esaminare alcune opzioni. Hai qualche suggerimento? Beh, ho fatto delle ricerche e ho trovato delle ottime offerte su voli e hotel. Oh, è così utile. Dove pensavi di andare? Stavo pensando a una gita al mare. I prezzi sono davvero convenienti in questo momento. Sembra incredibile. Adoro l'idea di una rilassante vacanza sulla spiaggia. Lo stesso qui. E se prenotiamo presto, possiamo ottenere le migliori offerte e fare un viaggio fantastico. Assolutamente sì. Iniziamo a indagare. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare i dettagli. Nemmeno io. Sarà un'avventura emozionante. Lezione 4. Acquisti di articoli per la casa. Mattina. Sono andato al negozio Home Goods durante il fine settimana e ho visto degli oggetti di arredamento davvero carini. Oh, è fantastico! Che genere di cose hai trovato? Sono sempre alla ricerca di nuovi pezzi per abbellire la nostra casa. C'erano dei fantastici cuscini da 100 e opere d'arte sulle pareti che hanno attirato la mia attenzione. Avevano una selezione davvero carina. Meraviglioso! Adoro aggiungere quei piccoli tocchi per rendere la nostra casa più accogliente e invitante. Lo stesso qui. Ho visto anche alcune soluzioni di archiviazione funzionali che potrebbero essere davvero utili.
Oh, è bello sapersi. Avevamo bisogno di alcuni nuovi elementi organizzativi. Sicuramente. Devo tornare indietro e dare un'altra occhiata. Forse possiamo andare insieme la prossima volta. Sembra un piano. Mi piacerebbe avere il tuo parere su cosa funzionerebbe meglio nel nostro spazio. Suona bene. Sono sicuro che troveremo delle cose fantastiche per rendere la nostra casa ancora più bella. Lezione 5. Condivisione degli obiettivi di vita. Ehi Anna, mi chiedevo se saresti disponibile a condividere con me uno dei tuoi obiettivi di vita. È un'ottima idea. Ne sarei felice. Uno dei miei obiettivi principali è iniziare a mangiare in modo più sano e incorporare più alimenti a base vegetale nella mia dieta. È un obiettivo meraviglioso. Ammiro il tuo impegno nel prenderti cura del tuo corpo e del tuo benessere. Grazie è qualcosa su cui volevo concentrarmi da un po'. Sono sicuro che farai un ottimo lavoro. Hai in mente piani o strategie specifici? Sì, ho intenzione di provare alcune nuove ricette e sperimentare diverse verdure e cereali. Sembra un ottimo approccio. Sarei più che felice di scambiare con te idee salutari per ricette. Sarebbe fantastico. Apprezzerei davvero il supporto e l'ispirazione. In qualsiasi momento. Sono qui per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in ogni modo possibile. Lezione 6. La sorpresa dell'abete rosso. Ehi Anna, hai sentito di quell'enorme abete caduto nel cortile della tua amica? Oh sì, gliene stavo parlando proprio ieri. A quanto pare, è caduto durante una tempesta molto forte. Wow, deve essere stato un vero spettacolo. Qualcuno si è fatto male? Per fortuna no, ma ha causato alcuni danni alla loro recinzione e al tetto del loro capanno. Accidenti, non va bene. Scommetto che la pulizia è una vera seccatura. Hai ragione, stanno ancora lavorando per rimuovere tutti i rami e i log. È un grosso lavoro. Posso immaginarlo. Però almeno nessuno è rimasto ferito. Questa è la cosa più importante. Tuttavia, sono sicuro che siano ancora piuttosto stressati per l'intera situazione. Scommetto non è mai divertente affrontare danni materiali imprevisti del genere. No, non lo è. Ma sono sicuro che prima o poi risolveranno tutto. Beh, sono contenta che il tuo amico stia bene. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti, ok? Lo farò, grazie John. Grazie per aver effettuato il check-in. Certo, è a questo che servono gli amici. Lezione 7. Viaggiare per il mondo. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando presto un grande viaggio. Dove sei diretto? Oh sì, sono così emozionata. Ho intenzione di visitare alcuni paesi in Europa quest'estate. Bello, quali stai cercando? Comincio in Italia, poi vado in Francia e Germania. Non vedo l'ora di esplorare tutte le diverse culture. Sembra incredibile. Ho sempre voluto viaggiare più a livello internazionale. Dovresti assolutamente farlo.
È un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Sì, ci scommetto. Sono stato solo in Canada, ma ho sentito che l'Europa è un altro mondo. Lo è davvero. L'architettura, il cibo, le persone, è tutto così affascinante. Posso immaginarlo. Hai un itinerario pianificato o lo stai solo organizzando? Un po' di entrambi. In realtà, ho le principali città e monumenti che vorrei vedere, ma lascio anche spazio alla spontaneità. Mossa intelligente. In questo modo puoi davvero immergerti nella cultura locale. Esattamente. Sono sicuro che tornerò con tantissime belle storie da condividere. Non vedo l'ora di sapere tutto. Viaggi sicuri. Lezione 8. Efficienza del congelatore. Ehi Anna, volevo chiederti, preferisci un frigorifero con congelatore superiore o con congelatore inferiore? Mm, questa è una buona domanda. Penso di preferire decisamente il congelatore inferiore. Davvero? Ho sempre pensato che il congelatore fosse più comodo. Beh, trovo più facile accedere al congelatore inferiore, soprattutto quando prendo cose di fretta. Ah, capisco, ha senso. Capisco che il congelatore superiore richieda una maggiore flessione. Esattamente. E con il congelatore inferiore, tutto è all'altezza degli occhi, il che trovo davvero utile. Buon punto. Immagino che il compromesso sia che devi chinarti di più per la sezione frigo. Vero, ma non mi dispiace molto. Il congelatore è il luogo in cui tendo a conservare gli oggetti più voluminosi. Ah, capisco, è un buon modo per pensarci. In tal caso, il congelatore inferiore sembra più efficiente. Sicuramente. Inoltre, mi sembra che il design del congelatore inferiore sia un po' più moderno ed elegante. Sai, ora che me lo dici, penso di essere d'accordo con te. Il congelatore inferiore ha un'estetica migliore. Esattamente. Piccoli dettagli del genere possono fare davvero la differenza. Buon punto. Dovrò tenerlo a mente la prossima volta che cercherò un nuovo frigorifero. Lezione 9. I progressi degli smartphone. Wow, hai visto le ultime specifiche sui nuovi modelli di smartphone? Sì, li stavo guardando l'altro giorno. La qualità della fotocamera è davvero incredibile in questi giorni. Lo so, giusto? Il livello di dettaglio e chiarezza è quasi incredibile. Assolutamente. Sono rimasto sorpreso anche dalle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Niente più scatti notturni sgranati. Sicuramente. E la potenza di elaborazione di questi telefoni è semplicemente pazzesca. Di sicuro. Puoi fare molto di più che effettuare chiamate e inviare messaggi. Esattamente. Modificare video, eseguire app potenti, multitasking, ora è tutto possibile su uno smartphone. È davvero straordinario quanto lontano sia arrivata la tecnologia. Ricordo quando il mio primo telefono riusciva a malapena a inviare foto sgranate. Lo stesso qui. I progressi in così poco tempo sono quasi sbalorditivi. Lo so. Mi chiedo di cosa saranno capaci i telefoni del futuro.
Chi lo sa, ma sono entusiasta di scoprirlo. Questi dispositivi continuano a diventare sempre più intelligenti e capaci. Assolutamente. È quasi come avere un piccolo supercomputer in tasca. Non sto scherzando. La tecnologia si sta sicuramente muovendo a un ritmo vertiginoso. Lezione 10. Coltivare le amicizie. Ehi Anna, volevo chiederti, come pensi che le amicizie possano davvero prosperare e rafforzarsi nel tempo? Questa è un'ottima domanda. Penso che si tratti di una comunicazione coerente e dello sforzo di connettersi. Sicuramente. È facile che le amicizie svaniscano se non ci si mette al lavoro, vero? Esattamente. Anche qualcosa di semplice come fare il check-in regolarmente e trovare il tempo per recuperare il ritardo può fare una grande differenza. Assolutamente. Ed essere lì l'uno per l'altro negli alti e bassi, immagino, sia fondamentale. Assolutamente. Offrire supporto ed empatia nei momenti difficili è così importante. Di sicuro. E celebrare i reciproci successi e le pietre miliari è altrettanto fondamentale. Sicuramente. Condividere i momenti belli rafforza anche questi legami. Assolutamente. È tutta una questione di dare e avere, in realtà. Essere lì l'uno per l'altro. Esattamente. Le amicizie richiedono nutrimento e cura, proprio come qualsiasi altra relazione. È un ottimo modo per dirlo. È un investimento che ripaga in tanti modi. Assolutamente. La ricchezza che le forti amicizie apportano alla nostra vita è incommensurabile. Non potrei essere più d'accordo. È qualcosa che apprezzo davvero e che voglio continuare a coltivare. Anch'io. Queste connessioni sono ciò che rende la vita così appagante. Ben detto. Bene, brindiamo ancora molti anni di crescita della nostra amicizia. Lezione 11. Sicurezza negli spostamenti notturni. Ciao Anna, è sicuro usare i mezzi pubblici di notte nella nostra città? Bella domanda, ho sentito pareri contrastanti al riguardo. Cosa hai provato? Beh, cerco di evitare di prendere l'autobus o il treno a tarda notte, se posso. Ci sono stati alcuni problemi di sicurezza in alcune aree. Capisco. Questo è preoccupante da sentire. Hai qualche consiglio di sicurezza specifico per l'uso dei mezzi pubblici di notte? Sì, alcune cose. Cerco sempre di sedermi davanti, se possibile, e di tenere d'occhio le mie cose. Anche evitare stazioni isolate è una buona idea. Sembrano precauzioni intelligenti. Peccato che dobbiamo preoccuparcene, ma la sicurezza dovrebbe essere al primo posto. Assolutamente. E se mai mi sentissi insicuro, mi limiterò a prendere un Uber o un taxi, anche se costa un po' di più. Meglio essere cauti. Sicuramente. Vale la pena spendere di più per tornare a casa sani e salvi. Grazie per il consiglio. Lo terrò a mente. Nessun problema, fammi sapere se hai altre domande su come spostarti in città di notte. Lezione 12. Adattarsi a un corso serale. Ehi Anna, sai a che ora inizia la nostra lezione serale oggi?
Credo siano le 18. Probabilmente dovremmo andare lì presto per assicurarci di essere puntuali. Ha capito, grazie. Ah, non voglio arrivare di corsa proprio alle 6. Nemmeno io. Di solito è meglio arrivare un po' presto per i corsi serali. Sicuramente. Non voglio perdere tempo e disturbare l'istruttore e gli altri studenti. Esattamente. Inoltre, ci dà la possibilità di sistemarci e rivedere il materiale in anticipo. Buon punto. Bene, possiamo andare? Non voglio che arriviamo in ritardo il primo giorno. Suona bene. Andiamo. Non voglio perdermi nemmeno un minuto di questa lezione. Hai ragione, faremmo meglio a sbrigarci. Sono entusiasta di iniziare. Lezione 13. Condividere la passione per la musica. Ehi Anna, ho sentito che ti sei esibita a un evento locale di recente. È così eccitante. Dimmi di più a riguardo. Oh, è stata un'esperienza così divertente. Suono la chitarra da qualche anno e finalmente ho trovato il coraggio di esibirmi davanti a un pubblico. È fantastico. Che tipo di musica suoni di solito? Adoro suonare un mix di brani rock classici e indie. C'è qualcosa nell'energia della musica dal vivo che trovo davvero appagante. Posso immaginarlo. Anch'io sono più una cantante. Hai mai provato a cantare mentre suonavi la chitarra? In realtà sì. Mi ci è voluto un po' per coordinare le due cose, ma è così gratificante quando si fa la cosa giusta. Forse potremmo suonare insieme qualche volta? Sarebbe fantastico. Sono sempre alla ricerca di nuovi collaboratori musicali. Sicuramente. Potremmo anche provare a scrivere le nostre canzoni. Sono sempre alla ricerca di nuove idee. Sembra un piano. Sono davvero entusiasta di vedere cosa riusciremo a inventare. La musica è sempre stata una parte così importante della mia vita. Lo stesso qui. È il modo perfetto per esprimerti e connetterti con gli altri. Sono lieto che entrambi condividiamo questa passione. Anch'io. Sarà divertente. Lezione 14. Problemi con l'auto. Ehi Anna, ho notato che la tua macchina emette dei rumori strani ultimamente. Va tutto bene? Oh, l'hai notato? Sì, ero un po' preoccupata. Ha iniziato a emettere uno strano rumore quando accelero. Non suona bene. L'hai preso per farlo controllare? Non ancora. Volevo farlo, ma sono stata così occupata con il lavoro e altri impegni. Capisco. Beh, consiglio vivamente di farlo controllare il prima possibile. Questi tipi di problemi a volte possono trasformarsi in problemi più grandi se non vengono controllati. Hai ragione. So che non dovrei rimandare. Ho solo paura di dover pagare per riparazioni potenzialmente costose. Capisco. Ma è meglio affrontarlo ora prima che diventi un mal di testa ancora più grande. Magari potrei venire con te dal meccanico? Offrire un secondo paio di orecchie? È così gentile da parte tua. Apprezzerei davvero la compagnia e il supporto morale.
Proviamo a fissare un appuntamento per questo fine settimana? Assolutamente. Fammi sapere i dettagli e ci sarò. Si spera che sia una soluzione facile. Lo spero anch'io. Grazie ancora per esserti offerto di aiutare. Mi sento meglio averti già dalla mia parte. Certo, è a questo che servono gli amici. Risolveremo la faccenda, non preoccuparti. Lezione 15. Piani di viaggio. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio in Europa. È vero? Sì, è vero. Sono così emozionata. Sto pensando di visitare diversi paesi, magari iniziare da Londra, poi andare a Parigi e finire a Roma. Wow, è un itinerario ambizioso. Quanto tempo hai intenzione di stare via? Beh, ho risparmiato più di 6 mesi di ferie, quindi spero di trascorrere almeno 3 a 4 settimane ad esplorare. È incredibile. Devi essere davvero impaziente. Hai già iniziato a pianificare il tuo itinerario? Ho prenotato i miei voli e alcuni hotel chiave, ma sto ancora lavorando sui dettagli quotidiani. C'è così tanto da vedere e da fare. Scommetto assicurati di lasciare spazio anche alla spontaneità. Alcune delle migliori esperienze di viaggio avvengono quando sei aperto all'esplorazione. Questo è un ottimo punto. Aggiungerò sicuramente una certa flessibilità. Hai qualche consiglio imperdibile per quelle città? Oh, sicuramente. Possiamo parlarne ancora davanti a un caffè qualche volta. Sarei felice di condividere le mie opinioni. Lezione 16. Perseguire i piani insieme. Ehi Anna, che ne dici se andiamo a mangiare qualcosa? Ho voglia di qualcosa di gustoso. Sembra un piano. Di che tipo di cibo hai voglia? Stavo pensando che potremmo provare quel nuovo ristorante italiano in centro. Ho sentito che hanno ottimi piatti di pasta. Ottima idea. Andiamo a dare un'occhiata. Meraviglioso, andiamo lì adesso? Sì, andiamo. Sono entusiasta di provare il loro cibo. Anch'io. Sono sicuro che sarà delizioso. Scommetto che troveremo qualcosa che amiamo nel menù. Assolutamente. Sarà divertente. Camminiamo o prendiamo un Uber? Camminiamo. È una bella giornata fuori. Mi sembra una buona idea. Felice di passare un po' di tempo insieme. Anch'io. Sarà un ottimo appuntamento per il pranzo. Sono d'accordo. Sfruttiamolo al meglio. Lezione 17. Scoperte culinarie. Ehi Anna, hai provato quel nuovo ristorante thailandese che ha appena aperto? No, non l'ho fatto. Il cibo lì è buono? Da quello che ho sentito, è delizioso. Hanno tutti i tipi di gustosi piatti a base di curry e noodle. Sembra incredibile. Cerco sempre di provare nuove cucine. Anch'io. Andiamo a dare un'occhiata insieme questo fine settimana? Assolutamente.
Mi piacerebbe moltissimo. Che tipo di piatti mi consigliate? Beh, il loro pad thai e il curry di Massaman dovrebbero essere fantastici. Oh, sembrano entrambi adatti a me. Non vedo l'ora di provarli. Lo stesso qui. Sono sicuro che troveremo dei nuovi piatti preferiti. Sono sicuro che lo faremo. Sarà un'emozionante avventura culinaria. Sicuramente. Sarà divertente esplorare il menù e trovare ciò che amiamo. Lezione 18. Consigli sulla frutta. Ehi Anna, ho voglia di frutta fresca. Eventuali consigli? Mm, vediamo. Hai provato il frullato di mango e ananas del bar in fondo alla strada? No, non l'ho fatto. Sembra delizioso. Quali altri frutti suggerisci? Beh, i frutti di bosco che hanno sono sempre freschissimi e saporiti. Oh, adoro un buon mix di frutti di bosco. C'è altro che pensi che dovrei provare? Mm, forse anche del kiwi o della papaya. Hanno sapori così unici e rinfrescanti. Ah sì, sembrano incredibili. Dovrò prenderne un po'. Sicuramente. Sarebbero un'ottima aggiunta a una macedonia di frutta o a un frullato. È un'ottima idea. Dovrò sperimentare nuove combinazioni di frutta. Di sicuro. Le possibilità sono infinite. Fatemi sapere cosa finirete per provare. Lo farò, grazie per i fantastici consigli sulla frutta. Lezione 19. Risolvere i ritardi. Ehi Anna, ho appena ricevuto un'email che dice che la consegna del mio pacco è in ritardo. Com'è frustrante. Oh no, è così fastidioso. Hanno fornito un motivo per il ritardo? No, solo un messaggio generico che dice che c'è stato un ritardo inaspettato. Nessuna spiegazione. È davvero deludente. Odio quando le aziende non forniscono informazioni chiare. Anch'io. Rende molto più difficile pianificare. Contavo di ricevere quell'articolo questa settimana. Capisco la tua frustrazione. I ritardi possono essere così fastidiosi. C'è qualcosa che puoi fare? Non ne sono sicuro, potrei provare a contattare il servizio clienti per vedere se possono fornire maggiori dettagli. Buona idea, vale la pena provare per vedere se possono accelerare la consegna o offrire un risarcimento. Sicuramente. Li chiamerò il prima possibile. Si spera che possano risolvere questo problema. Lo spero anch'io. Fammi sapere come va e se posso fare qualcosa per aiutarti. Lo apprezzo. Mi assicurerò di tenervi informati. Lezione 20. Offrire assistenza. Ehi Anna, ho qualche problema con il mio computer. Pensi di poter dare un'occhiata? Ciao John. Certo. Sarai lieto di aiutarti. Quale sembra essere il problema? Beh, continua a bloccarsi e lo schermo continua a lampeggiare. Non sono sicuro di cosa c'è che non va.
Mm, sembra che potrebbe essere un problema hardware o software. Fammi dare un'occhiata più da vicino. Lo apprezzerei davvero. Non sono la persona più esperta di tecnologia, quindi sono un po' perplessa. Non è affatto un problema. Sentiti libero di farmi sapere se hai bisogno di altra assistenza. Grazie, mi assicurerò di chiamarti se avrò bisogno di qualcos'altro. Assolutamente. Sono lieto di poter dare una mano. Fammi sapere cosa posso fare per aiutarti. Lo farà. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a indagare su questo per me. Certo. Sono sempre felice di aiutare come posso. Ti auguro un ottimo resto della giornata. Anche tu. Grazie ancora. Lezione 21. Pianificare il nostro viaggio. Ehi Anna, sono così entusiasta di iniziare a pianificare il nostro viaggio. Dove andiamo per primi? Buongiorno John, sto facendo una lista di tutti i posti che mi piacerebbe visitare. Che ne dici se lo esaminiamo insieme e vediamo cosa ti sembra buono? Sembra fantastico. Cosa hai scoperto finora? Beh, stavo pensando che potremmo iniziare con un tour della città, poi visitare alcuni musei e magari anche assistere a uno spettacolo la sera. È un piano solido. Dovremmo anche dedicare del tempo a girovagare ed esplorare la cultura locale. Sicuramente. Speravo che potessimo trovare anche un bel mercato all'aperto o due. Adoro curiosare tra le bancarelle e provare nuovi cibi. Oh, sembra delizioso. Dobbiamo assicurarci di lasciare spazio per tutta la cucina locale. Assolutamente. E stavo pensando che potremmo anche fare una gita di un giorno in una città o in un sito naturale vicino, solo per mescolare le cose. Perfetto, possiamo lavorare sulla finalizzazione dell'itinerario man mano che procediamo. Non vedo davvero l'ora di iniziare questo viaggio. Lezione 22. Disimballaggio e organizzazione. Ehi Anna, iniziamo eliminando tutto e ordinandoli in categorie. Ok, buona idea. Abbiamo vestiti, articoli da toeletta, elettronica e articoli vari. Perfetto, cominciamo con i vestiti. Possiamo ordinarli per tipo, camicie, pantaloni, vestiti, eccetera. Capito. Ne farò delle pile sul letto. Puoi iniziare a controllare i componenti elettronici per assicurarti che siano tutti carichi. Suona bene. Controllerò anche che abbiamo tutti i caricabatterie e gli adattatori necessari. Ottimo. Una volta che abbiamo organizzato tutto, possiamo iniziare a impacchettare tutto in modo ordinato. Sicuramente. Rimanere organizzati renderà il processo di imballaggio e disimballaggio molto più semplice. Esattamente. Mi sento già meno stressato solo a guardare questi mucchi ordinati. Lo stesso qui. Va bene, continuiamo. Più facciamo ora, più tempo avremo per rilassarci più tardi. Lezione 23. Ordinare cibo. Ehi Anna, cosa pensi di ordinare per pranzo? Ho voglia di cucina asiatica. Che ne dici di quel ristorante thailandese che abbiamo visitato l'altro giorno? Oh, ottima scelta. Il loro pad thai dovrebbe essere fantastico.
Sembra perfetto. Posso avere un contorno di riso al vapore con quello? Assolutamente. Penso che sceglierò il piatto al curry rosso. Ti dispiace se aggiungo anche un contorno di riso al vapore? Niente affatto. Sembra delizioso. Ordiniamo anche un antipasto da condividere? Sicuramente. Gli involtini primavera o gli gnocchi sarebbero un ottimo inizio. Oh, i ravioli sembrano vincenti. Li aggiungerò all'ordine. Suona bene. Non vedo l'ora di approfondire. Questo sta per colpire nel segno. Nemmeno io. Ho tanta fame solo a pensarci. Va bene, facciamo l'ordine. Sto morendo di fame. Lezione 24. Suoni degli animali. Wow, l'hai sentito? Credo di aver appena visto un leone allo zoo. Un leone? Davvero? Pensavo che lo zoo avesse solo animali più piccoli come scimmie e uccelli. No, sono abbastanza sicuro che fosse un leone adulto. Ruggiva molto forte. Un leone che ruggisce? Deve essere stato un vero spettacolo. Hanno un suono così potente, vero? Assolutamente. Il boato era così profondo e gutturale. Ha fatto tremare un po' il terreno. Incredibile. Scommetto che è stata un'esperienza incredibile. Anche a me piace guardare le giraffe allo zoo. Hanno un collo così lungo e grazioso. Oh, le giraffe sono fantastiche. E lo sapevi che possono effettivamente raggiungere i 18 piedi di altezza? Wow, è incredibile. Sapevo che erano alti, ma non avevo capito quanto fossero alti. Devono essere in grado di vedere tutto da lassù. Sicuramente. Possono avvistare i predatori da 1 miglio di distanza. È come avere una torre panoramica naturale. È così affascinante. Dovrò prestare maggiore attenzione alle giraffe durante la mia prossima visita. Mi chiedo quali altri fantastici animali abbiano allo zoo. Beh, non ci resta che andare a scoprirlo. Forse possiamo farci un viaggio questo fine settimana? Lezione 25. Trovare sconti. Ehi Anna, stai cercando delle buone offerte online? Sì, ho cercato su Groupon e Retailmenot sconti e coupon. Bello, anche quelli sono i miei siti preferiti. Hai trovato qualche offerta eccezionale? Beh, ci sono molte offerte sui biglietti per quello spettacolo comico che ci interessava. Oh fantastico, quanto costano i biglietti scontati? Hanno uno sconto del 50%, quindi è un vero affare. Dovremmo procurarceli prima che si esauriscano. Sicuramente. E ho visto che c'è un buono sconto del 20% in quel nuovo ristorante italiano che volevamo provare. Oh, ancora meglio. Lì dovremo fare una prenotazione. Di sicuro. C'è qualcos'altro degno di nota sul fronte degli sconti? Penso che copra quelli più grandi. Oh, e non dimenticare di scaricare le app dello store. Di solito hanno offerte esclusive per dispositivi mobili. Bella chiamata. Sarà un viaggio economico grazie a tutte queste offerte. Assolutamente.
Stiamo ottenendo il massimo dal nostro rapporto qualità-prezzo. Non vedo l'ora. Questa si preannuncia una vacanza fantastica. Lezione 26. Affrontare i contrattempi. Ehi Anna, mi sento un po' scoraggiata per quel progetto a cui sto lavorando. Sembra che ogni volta che faccio progressi, ci sia un altro intoppo. Mi dispiace sentirlo. Affrontare i contrattempi può essere davvero frustrante. Cosa sta succedendo? Bene, l'ultimo problema è che il mio computer si è bloccato e ho perso un sacco di lavoro. Ho provato a recuperare i file, ma è stato un vero mal di testa. Oh no, è terribile. Perdere il lavoro in quel modo può essere davvero scoraggiante. Che ne dici di questo? Perché non facciamo un brainstorming su come tornare in pista? È un'ottima idea. Sono aperto a suggerimenti. A volte mi sembra di far girare le ruote. Ok, beh, prima di tutto, non essere troppo duro con te stesso. I contrattempi capitano, anche per i migliori di noi. L'importante è come rispondi ad essi. Hai ragione, immagino di dover solo mantenere un atteggiamento positivo e concentrarmi sui progressi che ho fatto, non sugli ostacoli. Esattamente. E sai, a volte fare una pausa può aiutarti a ripensare a un problema con occhi nuovi. Perché non ti prendi il resto del giorno libero e ci torni domani? Questo è un buon punto. Mi sto sforzando parecchio. Una piccola pausa potrebbe essere proprio ciò di cui ho bisogno per ricaricarmi. Sicuramente. E ricorda, hai questo. Credo in te. Supereremo questo contrattempo insieme. Grazie. Apprezzo molto il tuo supporto. Mi sento già meglio. Lezione 27. Una partenza anticipata. Mattina. Volevo farti sapere che domani dovrò fare il check-out un po' presto. Oh, nessun problema. Cosa sta succedendo? Ho un obbligo familiare di cui devo occuparmi. Mia cugina sta organizzando una festa di compleanno a sorpresa per la sua mamma e io voglio davvero esserci. È così dolce. La famiglia è così importante. Sono felice che tu possa venire. Sì, sono entusiasta di vedere tutti. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che siamo tutti insieme. Bene allora, dovresti assolutamente uscire presto. C'è qualcosa che devi fare per te prima che te ne vada? In realtà, se non ti dispiacesse dare un'occhiata al rapporto su cui sto lavorando e inviarlo al cliente, sarebbe di grande aiuto. Hai capito. Mi assicurerò che sia tutto a posto. Non preoccuparti di niente. Sei il migliore. Apprezzo davvero che tu stia facendo questo lavoro. Lezione 28. Il tempismo è tutto. Ehi Anna, volevo controllare la pianificazione dell'evento. Come va? Bene, bene. Penso che abbiamo praticamente tutto a posto. Di solito ci vogliono circa 10 minuti per organizzare tutto sul posto. Fantastico, è bello sentirlo. So che hai lavorato duramente per mettere tutto insieme. Grazie. Sono davvero entusiasta che tutto si riunisca. Penso che sarà un enorme successo. Sono d'accordo, non ho dubbi che sarà fantastico. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti.
In realtà, se non ti dispiace tagliare delle verdure per un contorno veloce, sarebbe molto utile. Nessun problema, sono felice di dare una mano. Mostrami dov'è il tagliere e comincio. Sei il migliore. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per dare una mano. Certo, lo stiamo affrontando insieme. È a questo che servono i partner, giusto? Lezione 29. Una situazione delicata. Ehi Anna, volevo parlarti di qualcosa che mi sta pesando. Certo, cosa sta succedendo? Beh, conosci la situazione con il cliente con cui abbiamo lavorato? Mi dispiace davvero sapere che non sono contenti dei progressi. Lo so, è un vero peccato. Lo stiamo facendo così tanto. È frustrante. Sicuramente. Detesto vedere che tutti i nostri sforzi non vengono apprezzati. C'è qualcosa che possiamo fare per cercare di invertire la situazione? Non ne sono sicuro, ad essere onesti. Voglio davvero sistemare le cose, ma non sono sicuro di come affrontarlo. Bene, mettiamoci d'accordo e vediamo se riusciamo a elaborare un piano. Sono felice di prendere l'iniziativa, se vuoi. Sarebbe fantastico. Penso davvero che le tue capacità diplomatiche potrebbero fare la differenza qui. Bene, diamo un'occhiata alla situazione e vediamo cosa possiamo fare. Sono fiducioso che possiamo risolverlo. Lezione 30. Una mano utile. Ehi Anna, potresti farmi un favore enorme? Certo, di cosa hai bisogno? Speravo che tu potessi aiutarmi in cucina. Devo tagliare delle verdure come contorno, ma sono un po' indietro. Nessun problema. Sarei felice di dare una mano. Dove sono le verdure? Sono tutti lavati e pronti per essere messi sul bancone. Sono davvero grato che tu sia intervenuto per aiutarmi. È un piacere. So quanto può essere frenetico cercare di preparare tutto. Me ne parli. Mi sembra di cercare sempre di fare più cose contemporaneamente. Bene, lasciami togliere una cosa dal tuo piatto. Fammi vedere cosa ti serve tritato e mi metto al lavoro. Sei il migliore. Ok, vediamo. Puoi tagliare a dadini quei peperoni e cipolle laggiù? Ce l'hai fatta. Li avrò pronti per te in pochissimo tempo. Fantastico, grazie mille. Questo è di grande aiuto. Lezione 31. Prodotti per animali domestici. Ehi Anna, sono appena stato al negozio di animali e avevano della roba più carina per cani. Oh, davvero? Che genere di cose avevano? Avevano tutti i tipi di collari e guinzagli fantastici, anche alcuni con disegni divertenti. Sembra adorabile. Hai visto cibo o giocattoli per cani? Sì, avevano un'intera sezione dedicata al cibo e ai dolcetti per cani. Inoltre, tantissimi giocattoli diversi. Bello. È sempre bello avere molte opzioni per i nostri amici pelosi. Assolutamente. Ho quasi preso alcune cose per il mio cane, ma ho deciso di aspettare. Mossa intelligente. È facile lasciarsi trasportare dalla spesa per animali domestici. Ah, hai capito bene.
Sto cercando di essere più consapevole di ciò che trascorro in questi giorni. Questa è una buona politica. Anche se sono sicuro che al tuo cane piaceranno delle nuove prelibatezze. Vero, ma lo terrò per il suo compleanno o qualcosa del genere. Non voglio viziarlo troppo. Lezione 32. Piccolo Kit, grande avventura. Ehi Anna, stavo pensando di mettere insieme un piccolo kit di pronto soccorso da portare nel nostro prossimo viaggio. Cosa ne pensi? Oh, è un'ottima idea. Un kit di pronto soccorso da viaggio sarebbe davvero utile. Che tipo di cose dovremmo includere? Beh, pensavo che avremmo bisogno delle cose di base, bende, salviette antisettiche, antidolorifici, quel genere di cose. Forse anche degli antistaminici e dei farmaci per la cinetosi. Sicuramente. E dovremmo procurarci un kit leggero ma resistente per tenere tutto organizzato. In questo modo è facile da afferrare e trasportare. Esattamente. Stavo cercando online e ho trovato questo kit di pronto soccorso davvero compatto che sembra perfetto. Ha tutto l'essenziale ma non occupa molto spazio nel nostro bagaglio. Fantastico. Ordiniamo quello allora. Sarebbe bello avere quel pizzico di preparazione in più per i nostri viaggi. Totalmente. Mi sento già meglio solo sapendo che avremo un piccolo kit per risolvere eventuali problemi minori che si presentano. Anch'io. Va bene. Aggiungiamolo alla nostra lista di imballaggio. Non vedo l'ora che arrivi la nostra prossima avventura. Lo stesso qui. Sarà fantastico. Lezione 33. Crescere un figlio. Ciao Anna, ho sentito che hai un figlio. Come si alleva un bambino? Ciao John, crescere un figlio non è facile, ma è molto gratificante. La cosa più importante è fornire amore, sostegno e un ambiente sicuro. Capisco. Cos'altro devi fare per crescere bene un bambino? Bene, devi anche insegnare loro valori importanti, incoraggiare i loro interessi e aiutarli a sviluppare importanti abilità di vita. Sembra un sacco di lavoro. Hai qualche consiglio per un genitore alle prime armi come me? Sì, sicuramente. Sii paziente, stabilisci dei limiti chiari e dedica del tempo a un legame di qualità. Inoltre, non aver paura di chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Ok, ottimo consiglio. Lo terrò a mente quando un giorno avrò mio figlio. È una decisione saggia. Crescere un bambino richiede un sacco di tempo, quindi non esitate a contare sul vostro sistema di supporto. Apprezzo che tu abbia condiviso le tue opinioni. Mi ha dato molto a cui pensare per il futuro. Lezione 34. Avventure alle cascate del Niagara. Ehi Anna, sapevi che vivo alle cascate del Niagara? È un posto così bello e famoso. Wow, è incredibile. Ho sempre voluto visitare le cascate del Niagara. Com'è vivere lì? È incredibile. Le cascate sono semplicemente mozzafiato. Non mi stanco mai di vederli. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, che si tratti dei sentieri escursionistici, dei musei o delle attività elettrizzanti. Sembra così eccitante. Posso solo immaginare quanto possano essere impressionanti le cascate di persona. Qual è la parte che preferisci del vivere lì? La mia parte preferita è sicuramente il senso di meraviglia che provo ogni volta che vedo le cascate.
La potenza e la bellezza dell'acqua che scende a cascata sono semplicemente affascinanti. E l'energia della città è davvero vivace, con tutti i turisti e le emozionanti attrazioni. Scommetto che è un posto così unico e speciale da chiamare casa. Mi piacerebbe visitarlo un giorno e provarlo di persona. Hai qualche consiglio per chi visita per la prima volta? Assolutamente. Consiglio vivamente di fare un giro in barca per avvicinarsi alle cascate. È un'esperienza indimenticabile. E i sentieri escursionistici della Gola del Niagara offrono una vista mozzafiato sul fiume e sulle cascate. Non puoi perdertelo. Sembra incredibile. Dovrò aggiungere le cascate del Niagara alla mia lista dei desideri di viaggio. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Sono ancora più entusiasta di visitarlo ora. Sono felice di poterti ispirare. Le cascate del Niagara sono davvero un posto magico e sono sicuro che ti piacerà. Fammi sapere quando pianifichi il tuo viaggio e ti darò altri consigli. Lezione 35. Gestire lo stress finanziario. Buongiorno Anna, ultimamente sento molto stress finanziario. Non sono sicuro di cosa fare. Mi dispiace sentirlo. Che tipo di problemi finanziari stai affrontando? Beh, le mie spese sono aumentate e le mie entrate non hanno tenuto il passo. Ho problemi a pagare tutte le mie bollette in tempo. Capisco. Deve essere davvero stressante. Hai provato a stabilire un budget per gestire meglio le tue finanze? Sì, ma è così travolgente. Non so da dove cominciare. Ok, diamo un'occhiata insieme. Forse posso aiutarti a identificare alcune aree in cui puoi ridurre. Sarebbe fantastico. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo ad aiutarmi con questo.